Pronto? Franco Ordine, il giornale. Ciao Franco. Eccomi qua. Ciao Franco. È finito giugno, questa forse è la bella notizia, perché sono 2 giugno che sono 4 settimane e 4 l'anno scorso, 8 che si vive sull'ottovolante perennemente. Fortunatamente è finito questo giugno, è finito con la partenza di Maldini, con la partenza di Tonali, iniziano ad arrivare nel mente i primi giocatori di Furlani Moncada. Insomma, lascia un pochino a te tracciare il confine di questo giugno, poi andiamo più nello specifico. E io aggiungerei alle partenze dal punto di vista diciamo anche pratico, oltre che emotivo, la chiusura, l'addio di Ibra e Mm. soprattutto l'addio nei confronti di Silvio Berlusconi, che ha rappresentato una storia irraggiungibile e irripetibile per i tifosi del Milan. Detto questo, mi sembra che la fine di giugno e l'inizio del mese di luglio comincino a scolpire quale potrebbe essere il futuro. Naturalmente la contabilità possiamo farla soltanto a fine mercato, Mm. però mi pare di capire, leggo da qualche parte che c'è chi si meraviglia e spaccia per inedite un paio di notizie, e cioè la prima, che Pioli è coinvolto in prima persona nella campagna acquisti, ma questo obiettivamente lo sapevamo sin dal primo giorno e dal comunicato che fu fatto il 6 di giugno, il giorno dopo diciamo, il divorzio da Paolo Maldini. La seconda notizia è che tutti i soldi ricavati da Tonali più quelli ricavati dal segno positivo del bilancio chiuso al 30 giugno, più eventualmente nel caso di bisogno qualche altra aggiunta proveniente dal budget, diciamo tra virgolette annuale, saranno investiti sul mercato, e questo fa capire due cose fondamentali secondo me, e cioè fa capire che la famosa diciamo accusa o comunque critica secondo cui il fondo vendeva per intascare, mi pare venga smentita, così come ho l'impressione che venga diciamo anche segnalata una discontinuità rispetto al mercato dello scorso anno. Mm. Franco, nel tuo editoriale hai parlato questa mattina anche di Frank. Io ti Sì. chiedo se credi che possa esserci una minima speranza di rivedere questo giocatore con la maglia del Milan, o era solo una sorta di speranza, No, consiglio? no, no, non era né speranza né consiglio, perché non uso dare consigli. Ho lanciato un sasso nello stagno, nel senso che il calciomercato, per la piccola esperienza che ho collezionato quando facevo questo lavoro specifico, il calciomercato non può essere codificato in maniera rigida a fine campionato e poi essere realizzato in toto quando comincia la stagione successiva. Il calciomercato è una continua evoluzione che tiene conto non soltanto di quelli che sono i tuoi piani, i tuoi programmi, ma che tiene conto anche dei piani, dei programmi e delle difficoltà che insorgono nei confronti delle rivali. Allora io faccio questo ragionamento. Il Barcellona in questo momento si trova nella impossibilità di fare operazioni di mercato, quindi anche di dare per esempio una risposta a Brozovic, perché deve smaltire 64 milioni di contratti, di stipendi di calciatori che sono rientrati da fine prestito, e
Se tutto questo lo collego al fatto che nel frattempo Brozovic non libera la casella dell'Inter né offre all'Inter i soldi per andare eventualmente a discutere con Frattesi, allora io metto insieme queste tessere del mosaico e dico che una società che ha il grande vantaggio di avere la cassa con i soldi e la possibilità di fare subito, di chiudere subito degli affari, secondo me deve guardarsi intorno, e quindi da questo punto di vista ho lanciato l'ideuzza di che sì, poi naturalmente è soltanto un sasso lanciato nello stagno, poi naturalmente da quello che capisco e da quello che vedo ci sono già altre scelte fatte con le caratteristiche di che sì, e quindi può darsi che il mio sia un lancio a vuoto, però secondo me quello che conta più di tutti è la tecnica di mercato, e cioè il fatto che bisogna colpire quando vedi che il tuo rivale è, per esempio, legato e fermo perché non ha la possibilità di mettere benzina nel serbatoio e muovere la macchina. Ho due domandine veloci, Franco, prima di salutarti. La prima è proprio legata al centrocampo. Perso Tonali, perso comunque per gran parte la prossima stagione Ismail Benasser. Il nostro centrocampo in questo momento conta di Krunic, Pobega e Loftus-Cheek. Ne bastano altri due oppure serve qualcos'altro? Credo che ne bastino altri due, credo anche che nel frattempo potrebbe anche esserci qualche altro scambio in modo tale da sostituire una pedina attuale con una futura. Credo che sappiano bene, proprio perché il mercato è fatto in piena sintonia con l'allenatore, a proposito del quale vale la pena ricordare che aveva avuto con la ex area tecnica del Milan scambi molto duri, soprattutto mi dicono e mi raccontano davanti ai giocatori durante quel periodo in cui Pioli virò sulla difesa a 3. E l'ultima domanda che ti faccio, Carlo, è proprio sull'attacco, cioè ti aspetti un compagno di reparto di Olivier Giroud tipo il Morata della situazione, piuttosto che una punta che potenzialmente possa diventare il titolare inamovibile? Allora, mi sembra, non me l'aspetto io, è una necessità del Milan. Naturalmente è legata questa alla sistemazione di Origi, perché poi sei legato mani e piedi al fatto che ha un contratto lungo e oneroso Origi, e quindi da questo punto di vista non è molto semplice. La cosa che mi sembra di poter capire è che il vice Giroud è indispensabile. Dal mio punto di vista meglio se giovane, con prospettive di miglioramento della sua cifra tecnica. Naturalmente se questo non fosse possibile per motivi finanziari, comunque un vice Giroud è indispensabile. Franco, grazie come al solito, buon pomeriggio e a presto. Saluti. Ciao Franco. Ciao Franco, grazie ancora a Franco Ordine del Giornale che salutiamo.